Eccoci qui cari naviganti per presentarvi un archetipo nel Pauper, intercettando il risultato di un deck builder, Sekiars, che è riuscito a vincere un torneo con una build che sfrutta una delle combinazioni colore meno utilizzate, almeno per il momento, nel formato povero, quelli Golgari. Eppure, grazie a una serie di carte ormai iconiche del formato, già in passato qualcuno aveva tentato di dare vita a mazzi in grado di sfruttare i meccanismi di recursione presenti in questi colori, anche se, almeno fino ad ora, senza grossi risultati. Ora però, grazie anche a alcune aggiunte di pregio, si iniziano a intravedere tutte le potenzialità di questo genere di approccio, che punta a sfruttare la morte delle nostre creature, fino a raggiungere la vittoria, a dispetto delle apparenze masochiste. Questa volta vi parleremo di Golgari Undying. Già nelle premesse è chiaro l'intento di questa build, che punta a trarre value dalla morte o rinascita delle nostre creature, ma a partire dai 4 Elvish Visionary appare chiaro che ci si focalizza anche su un piano che ci avvantaggia anche sul fronte delle risorse. Da una TB Effect che ci dona una nuova carta passiamo a 2 Flashback Marauder, che invece puntano a far sacrificare a tutti una creatura, dove a noi farà comodo questo effetto in determinati contesti, mentre puniremo il board dell'avversario che perderà una risorsa più preziosa. I bersagli preferiti da sacrificare saranno 2 Foam Splitter, che si propone come una removal estemporanea per creature piccole, e 4 Young Wolf, che ritorneranno più forti di prima dal cimitero grazie alla loro abilità Undying, che ne ingrosserà le statistiche a nostro vantaggio. Non saranno però le uniche carte che ci daranno value con la loro morte, a partire da 2 Bryn Shore, che ci donano un token più grosso aumentando la pressione sul board, e 2 Mother Bear, che dal cimitero in late game possono fornirci ben 2 pedine 2-2, aumentando ancora di più la pressione in campo. Con tutti questi bersagli potenziali ci dovremo dotare di qualche strumento di sacrificio, ma ora nel nostro color pie ne abbiamo 2 perfetti, Biogrowth in 4x e Bone Speaker, anche loro in 4x, con chiari bonus in fatto di riduzione del costo di cast, che li rendono perfetti padroni del board, a terra come in cielo. Con questo telaio sono chiari gli intenti aggressivi di questa build, votata a picchiare con creature grosse ma economiche in un gioco al massacro, che ha dei contorni articolati che vanno al di là di questo comparto. Se tra le creature abbiamo ben chiaro come vogliamo muoverci per picchiare in fretta il nemico sfruttando alcuni elementi sacrificabili, anche il comparto magie si adopera per trarre vantaggio da queste meccaniche. La prima carta, molto versatile in questo contesto, è Tragic Sleep, qui in 2x, una rimozione perfetta se muore qualcosa dalla nostra parte del tavolo, affiancata da 4 Cast Down, ormai immancabili in un mazzo Pauper, se ha il nero a disposizione. Il value di questa meccanica arriva invece da 2 carte, Reckoning Berghain in 2x e Village Rite in 4x, che ci ripagano del sacrificio di una creatura di un artefatto di ben 2 carte, oltre che di qualche punto vita, il che male certo non fa per reggere gli avversari più veloci. Insomma, nonostante puntiamo a fare board, non disdegniamo di avvantaggiarci con 9 carte in questa strana combinazione in cui solo in apparenza perdiamo colpi sul campo da gioco. Compreso che l'azione si muove sul trarre vantaggio dalla morte o rinascita delle nostre creature, anche con alcuni artefatti si ricalcano le medesime dinamiche in un gioco, solo in apparenza al massacro. Tra le creature sacrificabili possiamo annoverare anche 2 Fly Rusk, presenti in questa sezione del mazzo, che resteranno in campo come equipaggiamenti per rinforzare qualcosa di piccolo e evasivo per gli ultimi danni finali, pur mantenendo valide le altre meccaniche del mazzo. Spunta un'ulteriore novità recente, Blood Fontaine, qui in 2x, che si propone sia come strumento di card selection, sia come nel proseguo della partita come elemento in grado di recuperare dal cimitero ben 2 creature, per un value enorme se prenderemo qualcuno dei nostri enable persi nel frattempo. Vista la nostra propensione a ridurre drasticamente i costi delle carte più esose, mantenendo una curva mana in generale bassa, solo con 2 colori da supportare, questa sezione del mazzo non è particolarmente messa sotto pressione. Come unica terra doppia inseriamo 4 Jungle Hollow, supportate da 4 Evolving Wilds e un Terramorphic Expanse, che ci daranno modo di stabilizzare i colori a disposizione, anche se non avremo mai grossi limiti o costi doppi da sostenere tra le carte in mano. Infine chiudono questa sezione del mazzo 5 foreste e 6 paludi, con un minimo sbilanciamento per il nero leggermente più presente tra le 60, pronti sin dal primo turno a colpire duro l'avversario di turno. Se il piano principale di gioco è quello di far entrare creature ingombranti in fretta, sfruttando le meccaniche di sacrificio, la Cyborg dovrà preoccuparsi di proteggere al meglio sia il nostro cimitero, fonte inesauribile di risorse, e i nostri punti vita, visto che abbiamo bisogno di un minimo di setup iniziale. Per sopperire alla mancanza del blu inseriamo 3 Dures, che possono colpire la mano del nemico in modo chirurgico, eliminando tutto quello che altrimenti non potremo contrastare, in particolare sulle magie non creatura. Come ulteriore rimozione nel caso di board affollati o protetti abbiamo 2 Innocent Blood, carta utile anche a innescare qualcuno dei nostri trick con il sacrificio di un nostro pezzo appositamente pensato per questo frangente.
Verso i mazzi che possono contrastare il nostro cimitero sfrutteremo Natural State, carta ottima sia per la sua versatilità sia per il basso costo di mana, per una replica istantanea alle tipiche minacce che possono colpirci sul più bello. Di rimando, con 2 Relic Progenitus proviamo a contrastare la nostra volta al grave del nemico, potendo centennilare sull'utilizzo senza intervenire con il nostro, a meno di situazioni in extremis in cui ci serve una nuova carta alla bisogna. Per superare le situazioni di stallo sfrutteremo 2 soffocati Fums, utili a colpire soltanto l'altra parte del tavolo, senza incidere sulle nostre piccole creature, che dobbiamo preservare in campo, al fine di attivare con profitto i nostri strumenti di sacrificio. Infine, contro i Bard deck, favoriti anche dalla nostra curva mana bassa, aggiungiamo di side 3 Weather the Storm, carta sempre utile per allontanarci dalla nostra morte, acquisendo facilmente molti punti vita con un semplice cast. Nonostante siamo di fronte a un archetipo piuttosto solido e funzionale, al momento della scrittura di questo primer soltanto il suo creatore, Sekiers, sembra portare imperterrito questa lista ai vari appuntamenti online, anche se con diverse varianti a seconda del momento. Sono state provate diverse carte, tra i possibili elementi sacrificabili come Bleed Spot, sia tra i ciccioni, con Gunmar Wrangler e Blastoderm, per valutare le scelte più appetibili, anche se le ultime novità del set di Kamigawa Neon Dynasty appaiono più promettenti di altre. Anche Cripsrat e Sarulf Packmate potrebbero trovare posto tra i 75, segno che questa build ha grandi potenzialità anche verso futuri set che potrebbero portare nuova linfa a queste meccaniche, promettenti e anche particolarmente efficaci in campo. A giudicare dai risultati e dalla capacità di adattamento di questo archetipo, siamo lieti di portare alla vostra attenzione con questo primer questa build per farvi scoprire l'ennesima lista poco conosciuta di questo formato povero, mai arido di novità intriganti. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.